Ciao a tutti, bentornati. Spesso capita che all'inizio dell'anno si hanno nuove idee, nuove motivazioni e nuove tentazioni sul cambiare o acquistare una mountain bike, in questo caso specifico elettrica. Le mountain bike di enduro elettriche sono biciclette progettate per affrontare percorsi impegnativi e divertenti, con salite e discese tecniche e veloci. Queste bici sono dotate di un motore elettrico che assiste la pedalata, di una batteria integrata nel telaio e di sospensioni a lunga escursione per assorbire gli urti. In questo video ho preso in considerazione 11 modelli di mountain bike da enduro elettriche del 2024, analizzando le caratteristiche principali. I modelli considerati non sono i top di gamma ed hanno un budget che va da un massimo di 7.000 euro fino a 3.700 euro, quindi la lista potrebbe escludere bici validissime che però non rientrano in questo range di prezzi. Le mountain bike da enduro prese in considerazione sono le seguenti in ordine di prezzo decrescente, prezzi risalenti a metà gennaio 2024.
Ma siamo veramente sicuri che la Mondraker da 6.800 euro, che è la bici più costosa, valga più della YT da 3.750 euro, che è la bici meno costosa? Quando si paragonano bici dello stesso tipo e livello, in questo caso mid-range, la differenza la fanno i componenti montati. Iniziamo paragonando il telaio, dove troviamo Bulls, Canyon e Cannondale offrire un telaio in carbonio, mentre YT lo offre ibrido sia in carbonio che alluminio. Quindi a queste bici assegno una stella, mentre a tutte le altre, con un telaio in alluminio, 0 stelle. I motori sono tutti validi e più o meno della stessa potenza, quindi non fanno la differenza. A tutti assegno una stella. Per quanto riguarda la batteria, alle bici con batterie da 625 Wh in su ho dato una stella, mentre inferiori a quel valore 0 stelle. Quindi la YT, Decoy Core One e la Specialized Kenevo Comp, che montano rispettivamente batterie da 540 e 500 Wh, non si aggiudicano alcuna stella. Le forcelle sono tutte di ottima fattura, ma essendo i mountain bike da enduro, a quelle con escursione da 170 mm in su ho assegnato una stella, mentre alle altre 0 stelle, quindi Husqvarna, YT, Specialized, Focus, Scott, Canyon, Cannondale e TOC si portano a casa la stella. L'ammortizzatore centrale. In generale le sospensioni ad aria sono più costose delle sospensioni a molla, perché sono più leggere e più facilmente regolabili. Inoltre, le sospensioni che hanno più regolazioni sono più costose di quelle che ne hanno meno, perché offrono più possibilità di personalizzare il comportamento della sospensione. Quindi una stellina se la giudica Scott, che monta la Fox Float X2 Performance, Specialized con Fox DHX Performance, Canyon con Fox Float X Evol, Mondraker con Fox Float XLV Performance, Bulls con RockShox Super Deluxe Select Plus RT e Husqvarna con SR Suntour Tri-Air. A chi monta RockShox DLX Coil Select, RockShox Deluxe Select R e RockShox Deluxe Select non ho assegnato alcuna stella. La trasmissione, una stella l'ho assegnata a chi monta Shimano XT. Tutte le altre trasmissioni sono valide, ma qualitativamente un gradino sotto l'XT di Shimano. Quindi la stellina va a Bulls, Specialized, Scott e Cannondale. Per i freni, anche in questo caso do una stellina a tutti i freni che montano Shimano, e ci metto anche Magura MT5.
A mio modesto parere, penso che i freni SRAM siano un gradino sotto a quelli Shimano, quindi la stella se la giudicano Bulls, Specialized, Scott, Cannondale e Trek. Le gomme all'infuori delle Butcher montate sulle Specialized che non digerisco, tutte le altre montano delle ottime gomme e tutti si aggiudicano una stellina. Anche qui sempre valutazione soggettiva. Per quanto riguarda le ruote, dato che nessuna monta ruote in carbonio, sono tutte più o meno dello stesso livello. Così come il peso, in quanto tutte le bici sono tra i 24 e i 25 kg. Quindi per ruote e peso a tutti ho assegnato una stella. L'ultimo dato è il prezzo. Alle bici che costano più di 6.000 euro ho dato 0 stelle. A quelle tra 5.000 e 6.000 una stella, tra i 4.000 e 5.000 2 stelle e quelle tra i 3.000 e 4.000 ho dato 3 stelle. Quindi le 3 stelle vanno solo a YT. 2 stelle a Trek, TOC e Husqvarna, una stella a Specialized, Focus e Canyon, mentre non si aggiudica alcuna stella, perché il prezzo supera i 6.000 euro, Bulls, Scott, Cannondale e Mondraker. Ed ecco la classifica finale. Con 6 stelle troviamo la bici più costosa del lotto, la Mondraker Crafty R, che paga, per via del telaio in alluminio, un'escursione inferiore ai 170 mm, trasmissioni e freni di livello inferiore a quello delle altre prese in considerazione ed il prezzo è piuttosto elevato. Con 7 stelle in terza posizione troviamo la Focus Sam Square 6.7, in questo caso telaio, forcella, sospensione e freni sono buoni ma inferiori alla qualità offerta dalle altre bici in lista. Con 8 stelle in seconda posizione troviamo ben 3 bici e sono la Specialized Turbo Kenebo Comp, la Trek Rail 7 Gen 2 e l'italiana TOC TK01. Ed in prima posizione con 9 stelle troviamo un sacco di bici, la più economica dell'otto, la YT Decoy Core One, la Bulls Sonic Evo NSL 1 Carbon, la Husqvarna Hard Cross HC1, la Scott Ransom E-Ride 920, la Cannondale Moterra Neo LT e la Canyon Strayvon CFR Underdog. Chiaramente questa classifica va presa con le pinze, perché è soggettiva, è una mia analisi personale e non significa che le bici da me citate abbiano effettivamente il valore da me pensato. Il consiglio che vi posso dare è di fare la vostra analisi personale, valutare componente per componente. Diciamo che il video è un primo step, ma il passo successivo è quello di provare le bici prima dell'acquisto, perché una volta individuata la e-mountain bike che potrebbe fare per voi, il secondo passo è quello di provarla e scoprire le sensazioni di guida che un mezzo può offrire rispetto a un altro. Il PDF con tutti i modelli e le specifiche delle varie bici è scaricabile dal mio sito internet www.mountainbikingtube.com. E con questo è tutto, vi saluto, vi ringrazio e ci vediamo alla prossima. Ciao!